L'Inter di Simone Inzaghi affronta nuovamente il Barcellona di Xavi, questa volta al mitico Camp Nou, una partita che si preannuncia cruciale in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Analizziamo alcuni aspetti tattici. Nella gara di andata abbiamo visto un'Inter disciplinata in fase difensiva che ha chiuso i corridoi interni cercando di indirizzare i passaggi degli avversari verso i lati per riuscire a raddoppiare meglio, per ripartire con forza. Questo ordine difensivo ha tolto profondità all'attacco del Barcellona, incentrato soprattutto a destra con Dembélé, che ha fatto fatica sia nel 1 contro 1 sia nel supporto con il laterale di parte Sergi Roberto, mai incisivo. L'obiettivo principale appena l'Inter recuperava palla è stato quello di minacciare rapidamente gli spazi lasciati per il centrocampo blaugrana quando andava a pressare in avanti, soprattutto quello tra Busquets e uno degli interni, sia in conduzione sia con la giocata diretta verso gli attaccanti. Lautaro ha interpretato bene gli spazi alle spalle di Busquets nella ricezione dirette, producendo buone sponde o altre iniziative, palle al piede. Bene anche nei movimenti senza palla. Il nostro tandem offensivo argentino è riuscito a generare vantaggi allungando la difesa avversaria e favorendo anche l'arrivo di giocatori dalla seconda linea. Se l'Inter accompagna con tanti uomini l'attacco, riusciremo a fare male a una squadra che non piace essere dominata dagli avversari. Osserviamo questa azione, partenza da dietro con Onana sicuro di fronte alla pressione del Barça. Il camerunese attiva la fascia destra dove c'è Darmian. Alonso si alza lì coi tempi sbagliati. Lautaro che si abbassa per ricevere il pallone, muovendo anche Eric Garcia, creando così un vuoto nella linea difensiva avversaria. Çalhanoğlu qui si libera della palla sul lato debole. Di Marco trova spazio sulla fascia di Sergi Roberto con Mkhitaryan che supporta l'attacco, cross in area di rigore. Guardiamo quanti uomini all'Inter, un segnale positivo per le squadre di Inzaghi. I ragazzi ci credono e hanno gamba per arrivare. Ancora una volta il Barcellona ha densità in zona palla, l'Inter ha pazienza e risorse per rompere la loro pressione in avanti. Bastoni sceglie il movimento incontro di Correa che attira Sergi Roberto liberando più spazio sulla corsia esterna. L'ultima linea blaugrana congestiona qui la zona attiva liberando altre aree. Sergi Roberto cerca di raggiungere Di Marco ma lo fa anche qui col tempo sbagliato. Eccezionale cambio di fronte da parte di Federico, il migliore in campo per qualità in zona creativa e sulla tre quarti e per attenzione difensiva. Tanto spazio per Darmian che si spinge qui al limite dell'area e cerca il cross. Ti noti come l'ultima mossa di Sergio Roberto su Di Marco costringa Gavi a seguire Correa e quindi a lasciare Çalhanoğlu, ed è stato proprio il giocatore turco a segnare il gol che ha deciso la partita. Una prestazione straordinaria da parte sua, la sua precisione e visione di gioco gli ha permesso di distribuire con ordine e pulizia. Ottima prestazione anche in fase difensiva, difendendo le linee di passaggio e arrivando sempre puntuale nei raddoppi. La battaglia probabilmente di questa partita si svolgerà a centrocampo. Busquets, Gavi e Pedri, capitano storico e anima di questa squadra, energia e carattere, talento puro. Se l'Inter vuole andare a prendersi il pallone dovrà interrompere efficacemente i passaggi effettuati da questi tre fenomeni che danno ritmo al gioco del Barça e coinvolgendo anche le squadre sanno anche arrivare a rifinire e concludere con qualità. Occorre anche prestare attenzione ai coinvolgimenti di altri potenziali protagonisti. Il vero miglioramento della gara di andata arriva nel secondo tempo con l'ingresso di Alejandro Baldi e Ansu Fati, i ragazzi d'oro della Masia, una delle fabbriche di talento più importanti del mondo che da oltre 40 anni sorprende, con sempre nuovi giocatori. Si rinnova quindi il duello tra due delle migliori squadre della storia del calcio. Siamo pronti per un nuovo capitolo, il divertimento è assicurato. Forza ragazzi e sempre Forza Inter!